Cari amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di ciclismo, parliamo di gare di ciclismo con la Strade Bianche, gara che si è appena conclusa. Si tratta di una classica unica nel suo genere perché parte del tracciato si svolge su strade bianche. Quella di quest'anno era l'edizione numero 16, lunga 184 km, di cui 63 di strade sterrate, ovvero più o meno il 34,2% dell'intero percorso. Partenza e arrivo da Siena. E sono appunto questi 63 km di sterrato l'essenza di questa gara, perché ci sono le incognite dovute al fondo stradale sconnesso, c'è tanta polvere, fatica, insomma è questo che rende avvincente questa gara. La gara odierna ha avuto una svolta attorno al 100° chilometro, quando nello sterrato una forte raffica di vento ha fatto sbilanciare e quindi cadere un ciclista della Alpecin. Alaphilippe, uno dei favoriti di questa gara, che era leggermente dietro di lui, era affiancato a lui, lo travolge e a sua volta si ribalta compiendo uno spettacolare salto mortale in avanti. Fortunatamente non si fa niente, risale in sella, però c'è da dire che praticamente tutti i corridori che si trovavano dietro di lui nella stessa corsia sono coinvolti in una caduta di gruppo e c'è da dire che Alaphilippe si trovava praticamente nelle prime posizioni della gara. È a questo punto che c'è una svolta nella gara perché un gruppetto di 5 ciclisti, composto da Kameljen, Van der Horn, Zoccarato e Brenner, vanno in fuga. Fuga che termina quando più o meno a 51 km dal termine della gara vengono riassorbiti dal gruppo ed è a questo punto che Pogačar si trova in prima posizione, seguito di una manciata di secondi da Rodriguez. Al 25° chilometro Pogačar si ritrova a 1 minuto e 20 secondi di vantaggio sul gruppo che ha riassorbito Rodriguez. A 20 km dal termine della corsa un altro gruppetto di 5 corridori tenta di farsi sotto a Pogačar, ma di questi 5 corridori ne rimangono solamente 2, Valverde e Asgreen. Vince Pogačar terminando la gara in 4 ore 47 minuti e 49 secondi. Una gara corsa in maniera coraggiosa perché è stato sempre al comando negli ultimi 51 km, non ha mai dato segni di sofferenza, segni di rallentare, e il fatto che abbia tenuto sempre sotto controllo la gara è stato anche, secondo me, il fatto che praticamente nell'ultimo chilometro ha dato il 5 ad un tifoso che gli aveva alzato il braccio appunto per dargli il 5, ed era proprio nell'ultimo chilometro un tratto molto difficile perché la pendenza si avvicinava al 20%. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo filmato. Un saluto sportivo da Lucoral.